Travis The Beast Bagent. Ecco com'è conosciuto questo arm wrestler nel mondo del braccio di ferro. Per chi non lo sapesse, Travis è indiscutibilmente uno dei bracci sinistri migliori della storia. Di origini americane, è nato in Virginia nel 76, con un difetto congenito al labbro, la cheiloschisi, conosciuta anche come labbro leporino. Crescendo da piccolo avrà un'infanzia molto difficile. Il padre servì nelle forze militari americane e non sarà quasi mai presente nella sua vita. La sua famiglia era molto povera e spesso c'erano giorni in cui addirittura non mangiavano. Il padre di Travis era un uomo molto duro, era anche lui un campione nazionale, difatti lo soprannominavano Jerry Big Arm Boyd. Nei primi anni 90, Jerry, il padre di Travis, aprì un bar di arm wrestling, dove la gente poteva venire a bere ed ubriacarsi, per poi sfidarsi a braccio di ferro. A 15 anni Travis iniziò a lavorare nel bar del padre, quando casualmente un giorno sfidò suo fratello maggiore, battendolo. Lì Travis capì di avere un dono. Da quel giorno continuò a sfidare tutte le persone che venivano nel bar, acquisendo più forza ed esperienza. Sotto la guida del padre iniziò il suo lungo percorso per diventare il grande campione che è oggi. Travis nella sua carriera ha vinto più di 25 titoli nazionali e 13 titoli mondiali. Gareggiava con entrambe le braccia, ma era conosciuto per il suo sinistro. Difatti, in pochissimi al mondo sono riusciti a fermarlo. Ha gareggiato in quasi ogni federazione, sia in America che in Europa, e per un periodo fu anche campione di destro e sinistro in contemporanea. La lista degli avversari che ha battuto è davvero lunga. Per citare alcuni, troviamo campioni del calibro di Devon Larratt, John Brzenk, Alexei Voivoda, Andrei Pushkar, Michael Todd e molti altri. Per quanto riguarda titoli, coppe e medaglie vinte, può essere riconosciuto come il miglior sinistro di sempre. Invece, in termini di forza assoluta, solo pochissime persone gli erano davanti. La sua tecnica prediletta era la pressione laterale, come il mitico Andrei Pushkar, ed è anche un discreto top roller. Travis, all'apice della sua carriera, era alto 1,91 e pesava più di 120 kg, con braccia ben oltre 50 cm di circonferenza. Nell'ultimo periodo, Travis non è concentrato molto sul gareggiare, invece si sta dedicando anima e corpo a far crescere lo sport del braccio di ferro, apparendo in molti programmi TV, diventando uno degli organizzatori di tornei migliori in America, lavorando come commentatore dei match e avendo molte conoscenze con brands e sponsor per agevolare gli eventi. Inoltre ha aperto una palestra, principalmente di CrossFit, anche se vi ci si allenano atleti di tutti i generi. Oltre a ciò ha messo su famiglia e si è sposato con la sua fidanzata d'infanzia. Hanno 4 figli. Travis è un papà molto orgoglioso, ha ispirato tutti i suoi figli a intraprendere tanti sport, motivandoli a diventare campioni a loro volta un giorno. Cerca di stare più vicino possibile alla sua famiglia, garantendogli il necessario per vivere una vita agiata e dignitosa, per non ripetere gli stessi errori che fece il papà. Travis è un uomo di famiglia, un grande e rinomato campione, una figura cardine nel mondo del braccio di ferro e un businessman di grande successo. Auguriamo a lui e alla sua famiglia il meglio. Bene ragazzuoli, il video è quasi giunto al termine. Io come al solito vi lascio con delle piccole curiosità su Travis. Travis è conosciuto nel mondo del braccio di ferro come il trash talker migliore della storia. È bravissimo ad entrare nella mente dell'avversario, influenzandolo ed intimorendolo per batterlo. Ha confessato che esegue questa pratica perché vuole un vantaggio sull'avversario, siccome lui stesso in fondo ha paura di perdere. Travis è ora un grande businessman. È partito dalle sue origini povere e umili, per arrivare ad oggi, un self-made millionaire. Travis è stato uno dei protagonisti principali del film Pulling John, insieme ad Alexei Voivoda e John Brzenk. Di recente, Travis è stato coinvolto in uno scandalo con Michael Todd per aver organizzato un evento di braccio di ferro tra di loro, che alla fine si è rivelato un grande troll. Ragazzuoli, il video è giunto alla fine, io vi ringrazio della visione, come al solito se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi e a mettere mi piace, e non dimenticate di commentare sotto
chi volete per il prossimo episodio. Stand up! Stand up so I can win! Stand up! Stand up, Rich! Stand up, Rich! I'ma bust that hand back! Stand up! Stand up, nigga! I'ma bust that hand back soon as you stand up! Stand up, Rich! Stand up, Rich! Yeah!